Buonasera a tutti. Hope you're doing not so well and even worse after this video. Halloween went by, but we decided to prolong the chill. Tonight we're diving into the shadow of Alice nella Città for the premiere of Good Boy, a haunting tale presented between Castel Sant'Angelo and St. Peter's Dome. No tricks, no treats, just a dark Roman night, a restless camera, and one very good boy who didn't show up. Wisely, the dog stayed home. But don't worry, light will return. After the ghost and the fog, we'll move to the Maxi, where Dasha Vitami and Dasha Maraini remind us that cinema can also be memory, poetry, and resistance. Two faces of Rome, two ways of storytelling, from fear to soaked, from instinct to intelligence. Welcome to A Stranger in Roma. Tonight's premiere of Alice nella Città takes place at the Auditorium della Conciliazione, a place suspended between light and darkness. On one side, Castel Sant'Angelo, where Tosca final scream still echoes above the Tiber. On the other, the Vatican, guardian of the planet's most classified exorcism. Between them, a street built to look divine, and yet it hides something colder beneath its stones. This hall, designed by Marcello Piacentini, was born in the age when architecture had to obey, rationalist, fascist, immaculate, a marble sermon of control and silence. Everything was measured, aligned, purified, as if geometry could wash away guilt. But under the smooth facade, Rome remembers. The ghost of ideology still whispers in the corridors, and the symmetry feels a little too perfect. A perfect setting for Good Boy, a story about loyalty, fear, and the things that only dogs can see. È un film di genere, però è difficile descrivere questo film perché non è solo un film di genere, è un film che racconta tanto, racconta di un rapporto, di un legame, che è il rapporto tra il padrone, il suo cane, un'amicizia, un affetto, una relazione, ed è un film anche molto tenero. Se ci vuoi raccontare come hai lavorato a questo film, ed è una domanda che mi piacerebbe fare anche a Kevin. So the film is certainly a horror movie, but the main character is a dog. It's actually our dog. Kari, the producer of the film, is my wife, and Indy, the star of the show, is our dog. In realtà è un film horror, però è un film dove il protagonista è un cane, peraltro il nostro cane. Kari è mia moglie, oltre che essere la produttrice del film, e la star del film è il nostro cane Indy. That the film is, of course, a haunted house story. It's about a person and his dog entering this very spooky place, but
the dog is the main character. He doesn't see it as a horror movie. For him, it's a love story. E quello che vedrete fra poco è appunto questo film che è una storia, può sembrare una storia di horror, di orrore, è una storia che parla appunto di questa casa infestata, che quindi fa spavento e paura, ma che è vista dal punto di vista del cane e che non pensa affatto che sia un film dell'orrore, per lui è una storia d'amore. I think anyone who's had a dog has wondered at some point why they stare into an empty corner or bark in the night for seemingly no reason. E chiunque abbia avuto o abbia un cane, sono sicuro che si sia chiesto più di una volta come mai il cane fissa un punto nel nulla, nel vuoto, guarda il buio oppure abbaia nella notte per apparentemente nessuna ragione. So the movie is basically entirely about that, but then also about the special relationship we have with our dogs, and it's a love letter to all dogs and to our dog especially. E però questo film non è soltanto appunto questo, ma è un film che parla anche di un rapporto speciale, è la nostra lettera d'amore ai cani e in particolare al nostro cane. Godetevela perché il film è incredibile, per cui buona visione a tutti e buon inizio festival anche per voi. A new night, a new mood, a new geometry. From mountain halls to concrete curves, tonight we're heading to the Maxi for the premiere of Dasha Vita Mia. Buongiorno a tutti, welcome to Stranger in Roma. So today we are going to the Maxi, the Museum of Modern Art of Roma, to have a premiere of a documentary that is projected for the film festival di Roma. This documentary is about the life of Dasha Maraini, which is a very famous Italian writer and famous all over the world too. This documentary is about her life and most of all about the part of her youth in Japan. So this will be the first projection of the film, and let's have a look at the Maxi designed by Zaha Hadid and about this event that took place tonight for the film festival in Rome. See you there. We are now at the Maxi. Designed by Zaha Hadid, it's Rome's Museum of Contemporary Art and Architecture. A fluid labyrinth of concrete, glass and light, where lines refuse to stay straight and walls seem to be in motion. Opened in 2010, the Maxi became one of the few truly modern landmarks in the city, a place where Rome dares to look ahead instead of behind. Inside you will find exhibitions on art, photography, design and urban visions, a constant dialogue between chaos and beauty. During the Festa del Cinema di Roma, the Maxi serves as the home for the festival's documentary section, an elegant annex to the Parco della Musica, where reality becomes cinema and cinema turns back to life.
buonasera a tutti, sono Vassilis Spiropoulos. Sì, perfetto. Sempre al servizio della produzione. Sono il direttore della fotografia del documentario Dacia Vita Mia. Abbiamo girato tante interviste in tante location diverse, e quindi io ho cercato di adattarmi sempre alle caratteristiche della location, fare una bella inquadratura, una bella luce per l'intervistato. Diciamo che il documentario è molto strutturato sulle interviste che abbiamo girato, e poi c'è un sacco di materiale d'archivio, è stato molto interessante. Guardo là. Salve a tutti, sono Ivana Farande, sono l'ufficio stampa di Dacia Vita Mia, dialoghi giapponesi, con Dacia Maraini, diretto da Izumi Chiaraluce. Siamo qui al Maxi e stasera c'è la prima proiezione del film documentario con Dacia Maraini, una serie di ospiti estremamente importanti, e comunque siamo in attesa di Dacia Maraini, che è un monumento della storia della storia italiana, che ha segnato tutto. Tra l'altro il film documentario parla di come la sua infanzia in Giappone possa aver influenzato la sua vita anche dopo. Però non si ferma a questo, c'è tutta la vita di Dacia Maraini fino ad oggi. E siamo in attesa di Dacia, che ci onorerà della sua presenza, oltre a averci onorato di aver fatto il documentario. Io intanto faccio parte del comitato di selezione per la Festa del Cinema di Roma, e tra i vari film, tra i molti film che abbiamo selezionato c'è anche Dacia Vita Mia. È un film credo molto importante, innanzitutto perché è un film che parla della memoria e di un'esperienza, è un film molto intimo che parla anche di un'esperienza molto in qualche modo dolorosa, parte dall'esperienza di Dacia Maraini nel campo di concentramento. Dacia Maraini è una delle autrici, degli autori più amati e più importanti in Italia e al mondo, è una scrittrice, una drammaturga, insomma, un personaggio larger than life, e questo documentario che parla proprio anche di questo suo rapporto col Giappone l'abbiamo trovato particolarmente interessante e particolarmente adatto anche a essere presentato in questa sezione del festival che è Freestyle Art. La regista del film è un'artista visiva di origini italo-giapponesi, ha curato oltre alla regia anche le animazioni che si vedranno nel film. Insomma è un film particolare, un documentario ma diverso dai soliti documentari, che ci racconta un'esperienza molto anche dolorosa ma molto importante. Queste sono fantastiche. Stiamo entrando con le scarpe bicolore. Che disinvoltura! Allora veramente vorrei parlare di quello che non sono riuscito a dire in quella breve intervista che poi ha ripreso tutto il mio studio. Il pensiero va alle fanfole, al suo padre viaggiatore, no? E anche perché lui scoprì i Kafiri, che sarebbero la razza ariana a cui i nostri cattivoni e deculturali si sono ispirati, ma non sanno che i Kafiri, questa tribù meravigliosa là sulle montagne, sono mori, sono neri. E pensi,
sarebbe la radice degli ariani. Invece un'altra cosa, il libro più affascinante della Dacia Maraini, quello direi più recente, sono le affettuose e profonde, passionali lettere a Pierpaolo Pasolini, che sono immaginarie. Tutto qua. Con la nostra Izumi ho detto qualche cos'altro divagando, perché no, forse è meglio. Viva l'arte! Buonasera a tutti, una giornata pubblica, faccio parte del comitato di selezione della Festa del Cinema di Roma. Innanzitutto vorrei ringraziare il Maxi che ospita questa sera l'anteprima mondiale di Dacia Vita Mia, Dialoghi Giapponesi. Innanzitutto volevo ringraziare Dacia per essere qui, Dacia Maraini per essere qui con noi questa sera. Grazie, io veramente non avevo la minima idea che si facesse un film su di me, mi sembrava una cosa impossibile, comunque che non mi riguardava, infatti ha fatto tutto lei, ha fatto tutto loro, non c'è niente, ho semplicemente fatto 2 interviste e basta. Però ecco, ci tengo a ricordare che il mio rapporto col Giappone è una cosa che è stata determinante per la mia vita. Anzi, devo dire che quando ero in Giappone, l'Italia era l'esotico per me, mentre per noi l'esotico è il Giappone. Quando ero in Giappone l'esotico era l'Italia, che mi veniva raccontata dai miei genitori. Una cosa che mi chiedono sempre, essendo stata 2 anni in campo di concentramento nel Giappone, diciamo quando ho fatto il patto con la Germania nazista e l'Italia fascista, tutti mi chiedono: ma allora ce l'hai con loro, ce l'hai con il Giappone? E invece no, anzi, perché io ho avuto modo di constatare che i giapponesi non ne potevano più della guerra, non avevano in generale, la massa dei giapponesi, il popolo, diciamo così, nessun senso di odio verso gli stranieri. Vabbè, noi eravamo molto integrati, però noi eravamo considerati dei poveri italiani che non facevano la guerra, non erano armati, non erano militari, non eravamo nemici del Giappone, anzi eravamo molto integrati. Quindi la maggior parte delle persone hanno pensato che noi eravamo degli amici, infatti gli unici che in qualche modo ci trattavano bene, cercavano di aiutarci erano proprio i giapponesi, non tanto gli italiani. Però in un campo piccolo, erano 18 persone, quindi chiaramente non era un peso nei riguardi della storia del Giappone. E devo dire che anche adesso, se uno chiede in italiano, lo sai che ci sono stati dei campi di concentramento in Giappone per gli italiani? Nessuno lo sa, ma proprio nessuno lo sa, perché erano dei campi piccoli, però non erano di sterminio. Devo dire che anche in questo i giapponesi si sono divisi dai tedeschi, non hanno voluto fare dei campi di sterminio, anche se erano durissimi. Però appunto c'era la durezza, però appunto io ho avuto modo di constatare che all'interno del campo i guardiani erano molto crudeli, sadici proprio, e invece la gente fuori aveva un atteggiamento molto amichevole, molto affettuoso verso di noi. Questo mi ha permesso di mantenere un rapporto molto affettuoso e di stima col Giappone. Infatti io sono stata adesso in marzo in Giappone e ci vado spesso, hanno tradotto i miei libri, compreso l'ultimo in cui parlo del campo di concentramento, e tanti amici, tante persone, quindi questo ci tenevo. Ecco, io poi tra l'altro non ho visto bene il film perché ho visto qualche pezzo, non l'ho visto tutto intero,
Per questo sarà una sorpresa anche per me, ma appunto ci tenevo a questo rapporto, venisse fuori questo rapporto che è stato così importante per la mia infanzia, per la mia formazione. Lo dicevo prima e poi chiudo, che una delle cose forse più importanti che ho assorbito in Giappone è il rapporto con i morti, con la morte, perché per noi i morti sono fantasmi, hanno paura, no? Addirittura sono vampiri nel nostro cinema, nel nostro immaginario, mentre per i giapponesi i morti sono i saggi, sono coloro che danno un esempio di serenità e anche perché loro pensano che la morte non è la fine, è un passaggio. Vita mia che balli e canti sulle rovine del passato, ma prima di andare lasciati capire, lasciati concepire, lasciati abbracciare, lasciati raccontare. Bisogna pensare che io sono arrivata in Giappone che avevo 1 anno e mezzo, non avevo una memoria italiana, nasco in Giappone e la prima lingua con cui vengo in contatto è proprio il giapponese. Le favole, le tradizioni, le leggende, le canzoni, la musica, il linguaggio. Tutto questo mi è diventato familiare fin dall'inizio. Sono le origini, l'ho assorbita perché così succede ai bambini piccoli. E poi c'è il campo. Dovevamo soffrire ma non dovevamo morire. Solo alla fine della guerra avrebbero avuto la licenza di ucciderci. Ce lo ripetevano spesso, vi taglieremo la gola, oppure vi fucileremo, traditori. Immaginare una bambina che vive con questo terrore, no? Che loro potevano tagliarci la gola. Io sempre la sera ero così sorpresa di essere ancora viva. Questa è l'atmosfera del campo. Dasha speaks of the spirits of the dead as bearers of wisdom, and maybe that's the best way to celebrate Halloween. To let ourselves be haunted by mocking ghosts, without forgetting that true wisdom, the kind that brings peace with both the living and the dead, can only be found within ourselves. Thank you for watching this Halloween edition. Don't forget to check the description, it's always full of surprises and a stranger in Roma spirit. If you enjoy this little Roman ride, leave me a comment, share it with someone who loves cinema and ghosts alike. And of course, don't forget to subscribe. See you soon in the next video. Arrivederci. Ciao ciao.